Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon sabato. Prima di cominciare ovviamente questo contenuto, calciomercato e non solo, perché domani ci sarà Roma-Napoli e quindi più in là nel video, probabili formazioni delle due squadre. Andiamo a confrontare un attimo la formazione e l'11 di Ranieri anche in base a ciò che hanno fatto in Coppa giovedì e alla formazione schierata. La situazione, buongiorno, come sta il nostro Alessandro? Sarà convocato? Non sarà convocato? Calciomercato, se Maximin dovrebbe essere l'esterno che prenderà il posto del 77 che aveva accordi già 6 mesi fa ed è andato via. Sono andato a ricercare nel recente passato di Saint Maximin perché tempo fa se ne parlava e molto molto bene, e secondo me azzecchiamo anche l'acquisto. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, mi date una mano a far crescere il canale con l'iscrizione e la campanellina poi fa sì che voi restiate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video. Sezione commenti ovviamente qui sotto dove ci confrontiamo da sempre. Detto questo, partiamo dal calciomercato e poi passiamo a Roma-Napoli, non andate via. Il Napoli ha l'accordo totale sia con Saint Maximin che con la Lali. In giornata il club azzurro vuole sistemare tutti i dettagli burocratici con il Fenerbahce per la cancellazione del prestito del francese. Tra il Napoli e il calciatore è tutto concordato, anche sui diritti d'immagine. Prestito oneroso a 3 o 4 milioni, quindi si investono questi 4 milioni per far arrivare l'esterno al Napoli. Poi ci arriviamo un attimo alla situazione giugno, perché io lo terrei anche in rosa per la stagione prossima. Ovviamente andiamoci un attimo con calma. Il Napoli ha l'accordo totale con Saint Maximin e sia con la Lai. Ovviamente lo sappiamo da Matteo Moretto, lo dice anche Romano. Speriamo che ci prendete, perché poi in quest'ultimo periodo state steccando qualsiasi cosa. Detto ciò, recente passato di Saint Maximin. L'ultimo infortunio risale al 4 gennaio, recentissimo, ma sono solo 6 giorni, quindi una, diciamo, cazzata a livello di giorni e partite saltate. Prima di ciò, l'ultimo infortunio serio risale a quasi 2 anni fa, 6 aprile 2023, quindi integro fisicamente, tecnicamente sa il fatto suo, per esperienza internazionale ci siamo, perché comunque gioca la doppia competizione, dovrebbe stare pure per quanto riguarda il minutaggio, i 90 minuti nelle gambe, molto ma molto a posto. Sarebbe diciamo il tassello che manca per far rifiatare Politano, e vi spiego perché Politano arriva al 70° di tutte le partite, soprattutto ultimamente, che comunque non ne ha più, visto il grandissimo lavoro che svolge, il grandissimo campionato che sta facendo il nostro Matteo. Hai Neres che destra-sinistra cambia la fascia, ma la zuppa cambia ben poco, perché Neres comunque palla al piede ha fatto vedere ottime cose sia a destra sia a sinistra, quindi avresti il Neres da spostare e Maximin da fare entrare per far rifiatare soprattutto Politano. Poi arriverà anche il turno del diciamo far rifiatare Neres, ma ricordiamo che è stato schierato diciamo un tantino meno di Matteo, perché c'era Quara e quindi è entrato negli ingranaggi un po' dopo, ne avrà sicuramente qualcosina in più, e poi a livello difensivo non diciamo che non va a fare le chiusure che fa Politano. A sinistra il Napoli gioca un tantino diversamente, a destra ci sono automatismi che vanno avanti da un bel po', e quindi prima di perdere Politano per un eventuale affaticamento, perché arriva sempre al 70° con la lingua da fuori e chiede il cambio, anche senza chiederlo. Conte sa benissimo che al 70° il primo ad uscire è Matteo ultimamente, e quindi serve come il pane. Saint Maximin, 16 presenze, 3 gol e 2 assist nel campionato turco. Acquisto da fare, in prestito, poi a giugno ci si siede come si deve, e se il Napoli riesce anche a prenderlo definitivamente, secondo me fa un grandissimo colpo anche in vista Coppe Europee, la Champions League che ci auguriamo tutti andremo
a giocare. Per uno che entra c'è la notizia di Fabrizio Romano, un gong alla Lazio. A scriverlo è Fabrizio Romano, esperto di mercato. Tramite il suo account X, la Lazio sta trattando con il Napoli il prestito con obbligo di riscatto per Cyril Ngong, affare avviato. Il Napoli è in trattativa per diversi esterni, dato che Ngong potrebbe andarsene prima della fine del campionato. Non è che Ngong potrebbe andarsene, che entra uno, Ngong deve uscire comunque per forza per farlo giocare. Prestito con obbligo di riscatto, le cifre non le conosciamo ancora. Io mi auguro che il Napoli, visto come è stato trattato in quest'ultimo mese da un Danilo che ti ha dato la parola e poi ovviamente la Juve, non la Juve, eccetera eccetera, non se n'è fatto niente. Una Fiorentina che per il futuro Beckenbauer va trovando 40 milioni e va bene, il Napoli si sta spingendo 30-35. Non facciamo cazzate, per piacere, che 40 milioni poi saranno molto ma molto utili nella sezione di giugno, anche per l'eventuale riscatto di questo esterno che prendi in prestito, il rifare un tantino la difesa perché servono due colpi, un terzino e il centrale. Te la giochi e te la rischi lì dietro nel caso arriva solo l'esterno in prestito, perché Olivera non è disponibile. Quando tornerà Olivera ovviamente hai quella situazione di Olivera che potrebbe fare il centrale, lo fa nell'Uruguay con Bielsa. Spinazzola comunque nel reparto offensivo o da terzino ti sta rendendo come si deve. Soluzioni e pezzi a colore se ne potrebbero anche trovare per arrivare quasi indenni a fine campionato. Poi se si scoda sul finale di questo calciomercato e arriva anche il centrale, speriamo non pagandolo tantissimo o qualcosa in prestito a livello numerico, siamo sicuramente più tranquilli. Detto questo, verso Roma-Napoli, Alessandro Buongiorno è da considerarsi recuperato in vista del big match di domani all'Olimpico contro la Roma, ma Antonio Conte non lo rischierà. E sebbene convocato, l'ex Torino dovrebbe partire dalla panchina. A scrivere il Corriere dello Sport, il Napoli invece è reduce da 7 successi consecutivi, ma domani arriverà all'appuntamento ancora senza Olivera, fuori dalla vigilia contro la Juve per una lesione al soleo della gamba sinistra. Buongiorno ha recuperato ormai e da un po'. Lavora insieme al gruppo e punta alla convocazione. A giocare dal primo minuto però sarà ancora Juan Jesus a fianco di Rachmani, di Lorenzo Spinazzolo sulle fasce e Meretti in porta. Andiamo alle formazioni e partiamo dalla formazione che la Roma schiera nella vittoria contro l'Eintracht in Coppa per 2-0. Svilare tra i pali, Mancini, Hummels e Ndicà, Saelemaekers, Paredes, Koné e Angeligno, i 4 a centrocampo con i 2 esterni Angeligno e Saelemaekers, Dybala e Pellegrini dietro a Dobbik. Allora, questa formazione titolare secondo me non è nemmeno malaccio, perché poi se la prendiamo nei singoli, comunque diciamo che l'11 della Roma non è da buttare, assolutamente no. Solo che entra in gioco poi l'aver speso, perché io ho visto la partita, l'aver speso comunque abbastanza in una partita che ha visto la Roma comunque diciamo lottare su tutti i palloni. Non è stata una partita secondo me poi abbastanza semplice, anche se la Roma ha giocato una discreta partita portando a casa il risultato. Poi sono subentrati comunque i panchinari tra virgolette, esce Saelemaekers, entra Sulé, esce Paredes, entra Cristante, esce Dobbik, entra Shomurodov, Pisiglia al posto di Dybala e Selic al posto di Pellegrini. Ecco che in questi 5 nomi poi andando a sostituire i titolari, se ne cambi già 2, 3 o 4 cambia molto la zuppa in casa Roma. E infatti le probabili formazioni dovrebbero essere queste con qualche cambio nell'11 di Ranieri, perché il Napoli ovviamente nelle probabili formazioni obbligati sappiamo benissimo chi giocherà: Meretti tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, Spinazzola, Anchissa, Lobo e McTominay in mediana, Politano, Lukaku e Neres. Cioè siamo questi e questi saremo. E ben venga questa formazione, perché a me piace tantissimo questo Napoli. Nell'ultimo mese comunque abbiamo fatto veramente molto bene, siamo in continua crescita per quanto riguarda il gioco, la propositività in avanti,
il difendersi tutti insieme, non allungarsi tra le linee tra mediana e difesa, perché l'anno scorso il problema principale erano delle linee che comunque erano molto ma molto distanti tra loro, e Conte ha ricompattato il tutto in 30-40 metri, siamo tutti lì e stiamo facendo molto ma molto bene la formazione della Roma. Allora, domani alle 20:45 il Napoli sarà chiamato a un altro impegno complicato all'Olimpico contro la Roma, eccetera, eccetera. Antonio Conte conferma lo stesso 11 che vi ho appena ovviamente elencato. Dall'altro lato, Claudio Ranieri confermerà il 3-5-2 con una scelta inedita in attacco. Questo si legge, poi può darsi pure che da qui a domani potrebbe cambiare qualcosa. Ci sarà El Shaarawy, in mediana invece dovrebbero spuntarla Koné, Cristante e Pisilli. Di seguito le probabili formazioni della Roma: Svilar, scusate, Mancini, Hummels, Ndicà, Rensch, Koné, Cristante, Pisilli, Angelino, El Shaarawy e Dobbik. Non gioca Dybala, non dovrebbe giocare Saelemaekers, può darsi che si giochi sul minutaggio, può darsi che comunque diciamo esce affaticato dall'impegno di Coppa, sicuramente. Noi dalla nostra, anche se molto probabilmente la formazione sarà questa e quel vecchio volpone di Ranieri ha pensato semplicemente che il Napoli nel secondo tempo, non voglio dire approfitta perché è un termine che non è giusto in questa situazione, ma diciamo che nel secondo tempo il Napoli sale in cattedra per quanto riguarda la preparazione fatta in base ad una partita a settimana, e quindi la squadra avversaria deve fare molta ma molta attenzione nella ripresa. Ranieri se la vorrebbe giocare così, nella ripresa diciamo fare entrare freschi calciatori che tecnicamente hanno qualcosina in più di quelli che vai a schierare da titolare, e al limite tenere botta. Io mi auguro che la partita nella ripresa sia già indirizzata, non voglio dire che devi stare 2-0 sopra al 45esimo, però non vorrei vivere la situazione Juve, ovvero vai sotto e poi ribalti la partita, perché per quanto riguarda la foga e il lottare su tutti i palloni, la squadra ha recepito comunque le indicazioni del mister, in questo caso Ranieri, e quindi li ho visti molto ma molto sul pezzo nella partita in Coppa, soprattutto per quanto riguarda l'intensità e l'andare a lottare su qualsiasi pallone. E quindi diciamo che dobbiamo mettere i patti in chiaro anche nel primo tempo, senza andarci ad imbottigliare in situazioni come le abbiamo già vissute, che poi possono andare bene, ma puoi anche essere sfortunato in qualche circostanza, al limite non ti va bene, prendi un palo, qualche svista, che ci può anche stare, qualche svista al limite, non viene vista qualche situazione arbitrale indirizzata per quanto riguarda la direzione, come è stato comunque un tantino il primo tempo con la Juve per quanto riguarda i falli, i cartellini e quant'altro. Sarà una partita molto fisica, sia per diciamo l'aver assimilato le caratteristiche di Ranieri e lo stare sul pezzo per 90 minuti, sia per quanto riguarda poi le caratteristiche dei singoli, perché al di là di qualche calciatore comunque sono tutti personaggi che la gamba non la tolgono, così come Mancini, anche Ndicà la gamba non la toglie, lo stesso Koné. Angeligno ovviamente troverà sulla sua fascia Di Lorenzo, Politano, non avrà vita facile, anche se tecnicamente è un calciatore che a me non dispiace. Non sono irresistibili là davanti, perché a me Dobbik ancora non convince, però bisogna comunque fare attenzione, ma avremo una mediana a fare schermo alla linea di difesa che è in stato di grazia. Anghissà e McTominay, al di là di Lobo che è sempre fondamentale, il top player del Napoli, e diventa diciamo il metronomo della situazione, abbiamo in Anghissà e McTominay i più in forma del momento, i più sul pezzo, quelli che
stanno spostando gli equilibri tra primo e secondo tempo nelle ultime apparizioni, e quindi sono abbastanza fiducioso. Dico abbastanza perché l'Olimpico è un campo che a me non è mai piaciuto, sia che si affronti la Roma, sia che si affronti la Lazio, ma poi ci arriveremo anche alla partita contro la Lazio, perché dobbiamo riscattare una sconfitta al di là della Coppa, che nemmeno in campionato è andata giù al sottoscritto. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale, e poi nel caso abbiamo l'ufficialità oggi di Massimino, chiamiamolo Massimino così in maniera familiare, nel caso arriva Massimino oggi, poi a finire che ci rivedremo in un contenuto, o al massimo domani mattina, Massimino, sempre Forza Napoli, ciao.